Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con lo scrigno degli oracoli. Di conseguenza con questi 78 arcani barra oracoli faremo appunto due varianti. Io vi lascio come sempre il link in descrizione di due miei video in cui appunto descrivo ovviamente brevemente lo scrigno degli oracoli, quindi questo meraviglioso mazzo veramente molto particolare, che è una giusta via di mezzo, un compromesso tra i tradizionali arcani maggiori e minori e gli oracoli, e un video molto importante a mio avviso, in cui appunto do una spiegazione, anche qui comunque in maniera piuttosto veloce, però importante a mio avviso, sulla motivazione che mi porta a scegliere di fare appunto due sole varianti utilizzando appunto lo scrigno degli oracoli, riprendendo ovviamente la teoria degli opposti psichici di Jung. Allora, quest'oggi che cosa chiediamo a questi oracoli barra arcani? È stato il mio grande amore, una persona che ho amato molto e so anche di essere stata amata molto da questa persona, una persona che per voi è stata comunque importante. Non vi sentite, ovviamente non vi siete più sentiti, né tantomeno visti. Vogliamo cercare di capire se questa persona vi pensa, cosa pensa ancora di voi e magari anche che cosa vorrà fare in futuro. Quindi la linea di tendenza futura e il futuro vero e proprio. Ed infine quelli che sono gli ostacoli fra di voi ad oggi. Quindi magari anche cercando di capire perché questa persona non vi abbia più cercato dopo l'interruzione della vostra storia, e cerchiamo anche di capire, caso in cui questa persona possa avere eventualmente un'altra storia in essere, come possa essere questa storia. Utilizzerò ovviamente quello che è il metodo della croce semplice, proprio per cercare quindi di scandagliare bene il passato, il presente e il futuro. Allora, iniziamo con la prima variante. Io inizio a mescolare gli arcani, questo mazzo di carte veramente ben fatto, Sono delle carte molto robuste e anche molto grandi, che piacciono veramente tanto. Allora, quindi prima variante, il mio grande amore. Che fine ha fatto? Perché non si è più fatto sentire? Mi pensa ancora? Ha ancora nostalgia di me? Pensa e ripensa magari ancora malinconicamente a me? Che cosa vorrà fare in futuro? Che cosa accadrà in futuro tra me e questa persona? E soprattutto nel momento in cui io lascerò le cose così come stanno, quindi nel momento in cui voi non agiate, non chiamate questa persona o non la cerchiate, che cosa questa persona quindi farà di sua spontanea iniziativa? E poi ovviamente andiamo a vedere quello che è il vero e proprio futuro tra voi e questa persona. Cerchiamo anche un po' di capire quelli che possono essere invece appunto gli ostacoli veri e propri tra voi e questa persona, ovviamente in riferimento a chi sceglierà la prima variante. Allora, perfetto. Allora, mettiamo
qui il mazzo. Allora, vediamo un po' di inquadrarla bene, tutta la croce semplice. Allora, perfetto. Posizione del passato, ossia, ovviamente, dal momento in cui voi non vi siete più sentiti e né visti, questa persona come ha vissuto lontano da voi e come ha vissuto magari anche la rottura da voi. Allora, vediamo un po'. Qui abbiamo la carta di Esculapio, la carta della salute. Allora, questa persona potrebbe, mi auguro di no, però ragazzi, potrebbe non essere stata bene di salute. Potrebbe quindi aver avuto delle problematiche da un punto di vista psicofisico abbastanza importanti. Quindi è una persona che potrebbe aver risentito in maniera particolare dell'allontanamento da voi, oppure comunque è una persona che evidentemente già soffriva di una particolare patologia, sia a carattere fisico che anche a carattere psichico, e di conseguenza ha avuto la necessità in qualche modo di prendersi del tempo per riprendersi da una determinata malattia. In realtà, ovviamente, è stato un po' un periodo, diciamo, di stand-by per questa persona, perché è chiaro che nel momento in cui questa persona ha dovuto occuparsi di se stesso in particolare e quindi di ristabilire il proprio equilibrio anche psicofisico, questa persona in qualche modo ha dovuto ritirarsi dalla vita sociale, dalla vita mondana e da tutte quelle che erano le sue preoccupazioni. Questa persona quindi ha assolutamente dovuto concentrare le proprie forze in riferimento a se stesso. Ovviamente qui si sta parlando di una condizione che può riguardare non solo il vostro ex uomo, ma anche qualcuno a cui lui voleva molto bene. Quindi, nel caso in cui per esempio il vostro fosse stato un rapporto clandestino, può essersi occupato della salute dei figli. Oppure, nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto tra due persone single, la salute per esempio dei propri genitori. Oppure nipoti, fratelli, sorelle. Quindi è comunque una persona che si è occupata in particolar modo di ristabilire il proprio equilibrio, la propria integrità, sia per quanto riguarda il soggetto stesso della stesa, ma anche per quanto riguarda ovviamente qualche familiare. Quindi questa persona sicuramente ha avuto, o lui o qualcuno di caro, dei disturbi psicofisici che doveva assolutamente curare, perché probabilmente trascurati nel tempo. Quindi in realtà questa è una persona che potrebbe aver sofferto molto per l'allontanamento da voi e quindi aver sviluppato una patologia a carattere psicofisico, per esempio una malattia psicosomatica, oppure potrebbe essersi ammalata a prescindere dall'allontanamento da voi e quindi aver avuto la necessità di prendersi cura di se stesso. Quindi o lui o qualcuno che lui amava. Quindi in qualche modo è una persona che si è dovuta occupare di un qualcosa di molto importante. Quando esce la carta però di Esculapio della salute, quindi qualcosa da in qualche modo curare, di cui prendersi cura perché è logoro, può anche essere non soltanto la salute da un punto di vista concreto, ma potrebbe essere un qualcosa da un punto di vista metaforico, per esempio un'attività oppure un immobile, piuttosto che una società. Quindi qualcosa che della sua vita non andava più bene, qualcosa di logoro, ormai di rovinato, di ammalato, per esempio appunto il proprio ambiente professionale oppure la propria casa. Quindi questa persona si è dedicata alla cura
di un qualcosa, o della sua salute, o della salute di qualche caro, oppure di un qualcosa di, diciamo, comunque concreto, ma metaforicamente parlando, di cui si è dovuto appunto prendere cura, quindi una casa, piuttosto che il suo assetto economico. Ok? Anche se generalmente però la carta di Esculapio ci parla proprio della salute. Quindi qualcosa non è andato bene in questa persona. Vediamo il presente di questa persona e qui abbiamo l'audacia. Allora, questa persona si sta riavvicinando a voi, o comunque al pensiero in qualche modo di riavvicinarsi a voi. Vi dicevo che questa è una persona che ha dovuto in qualche modo mettere in stand-by anche il suo cuore, quindi la sua vita mondana, la sua vita sociale. In questo momento però ha ripreso salute, ha ripreso vigore e di conseguenza molta più determinazione, per cui in qualche modo vuole tornare da voi. È una persona che sta pensando, vedete, di riavvicinarsi a voi facendo un passo importante, perché l'audacia parla di coraggio, di temerarietà, che può portare ad un esito favorevole. Ok? Quindi in realtà questa persona ha più sicurezza, più fiducia in se stesso e di conseguenza si sente con i requisiti giusti per potersi in qualche modo riavvicinare a voi, in maniera però questa volta più efficace, con successo. Quindi si sente ovviamente molto più forte questa persona e quindi anche più intraprendente. Quindi ci sta facendo il pensiero effettivamente nel volere in qualche modo ritornare da voi, proprio perché in questo momento si sente incapace di controllare i propri istinti. Questa persona è spinta da voi, dal desiderio, da un impulso irrefrenabile, che effettivamente sta facendo veramente fatica in qualche modo a controllare. Ma direi anche che questa persona non vuole controllare, cioè non vuole raffreddare i suoi bollenti spiriti. È stanca questa persona di avere troppa prudenza e quindi vuole lanciarsi temerariamente tornando da voi. Questa è una carta molto importante perché evidentemente questa persona ha riacquisito fiducia, quindi sta decisamente molto meglio. Quindi vi pensa? Sì. Più che pensarvi vi desidera, però in questo caso devo dire la verità, perché è una carta che ci parla di desiderio fisico. Evidentemente perché stando male questa persona ha dovuto in qualche modo anche castrare la propria vita erotica. In questo caso invece vuole tornare da voi con grande desiderio e baldanza. Vediamo che cosa accadrà nel vostro futuro, quindi la linea di tendenza futura, nel momento in cui voi non facciate nulla per smuovere la situazione. Qui abbiamo Proserpina, la separazione. Allora, in questo caso, proprio a seguito di una separazione, ci sarà gioia e successo. Quindi, nel momento in cui c'è stata una grossa separazione dolorosa, un allontanamento obbligato tra voi e questa persona, il ricongiungimento sarà epocale, di grande gioia e di grande successo. Proprio perché evidentemente lo stare lontano da voi è tuttora qualcosa di molto pesante per questa persona. Voi sapete che Proserpina viveva 6 mesi all'anno negli inferi con il marito Plutone, 6 mesi sulla terra con la madre Cerere. Di conseguenza, evidentemente tra di voi c'è stata una separazione obbligata. Quindi qualcosa ha obbligato questa persona ad allontanarsi da voi o voi ad allontanare questa persona. Ci sono stati degli ostacoli importanti fra di voi, che vedremo bene poi in questa carta, per cui obiettivamente questa persona ad oggi sente proprio la necessità di tornare da voi, proprio come faceva Proserpina. Quindi nel momento in cui viveva 6 mesi, per esempio, assieme al marito, non vedeva poi l'ora di rivedere la madre e viceversa. Di conseguenza questa persona non vede l'ora
di potervi rivedere e finalmente di poter vivere un momento di sollievo dopo questa situazione così pesante, dopo un grande dolore. Perché chiaramente nel momento in cui lei abbandona il marito, abbandona la madre, prova un senso di frustrazione, di insoddisfazione, di dolore appunto, perché si allontana da qualcuno che si ama. Quindi questa persona ovviamente nel tornare da voi si sentirà rinvigorita. Ma Proserpina ci parla anche di un andamento ciclico, quindi questa potrebbe essere una persona che potrebbe ciclicamente allontanarsi da voi, venire e sparire, tornare e risparire di nuovo, perché ci parla di ciclicità, quindi allontanamenti ciclici. Di conseguenza è chiaro che ogni volta che questa persona si allontana o si è allontanata provoca tormento, provoca una sensazione appunto abbandonica che in qualche modo fa stare male voi, ma evidentemente anche lui. Ma evidentemente c'è una condizione sine qua non per cui si deve allontanare, o questa persona si è dovuta allontanare da una persona, da una località, da un ambiente. E questo chiaramente lo ha fatto stare male e lo fa stare male. Nello spostamento, ovviamente, Proserpina compie un viaggio, chiaramente. Di conseguenza, ci può parlare anche di uno spostamento, di un viaggio obbligato che questa persona potrebbe aver dovuto compiere. Quindi questa persona potrebbe essersi allontanata da voi perché in qualche modo si è allontanata chilometricamente da voi. Per esempio si è spostata per lavoro piuttosto che per raggiungere la famiglia di origine. Magari appunto c'era qualche genitore che obiettivamente non stava bene. Quindi qui c'è stata una veramente condizione superiore a voi che ha portato al vostro allontanamento, che potrebbe riguardare appunto la famiglia allargata piuttosto che la propria professione o, nel caso in cui sia una persona impegnata, qualcosa inerente alla sua famiglia ufficiale. Quindi anche probabilmente uno spostamento, ma questa persona conta di tornare da voi perché ciclicamente vi ha pensato e vi ripeto, probabilmente questa persona ciclicamente tende a spostarsi e quindi ad allontanarsi anche da voi, quindi probabilmente non è la prima volta che questa persona si è allontanata da voi, ci sono già state delle rotture evidentemente, ma questa persona conta di tornare da voi. Vediamo però a questo punto gli ostacoli veri e propri, il messaggio. Allora, questa persona evidentemente non riesce in qualche modo a contattarvi. La carta del messaggio rappresenta proprio un'impossibilità nello scrivervi. Quindi o questa persona per lavoro veramente è finita in una zona remota del pianeta, ma ne dubito, oppure evidentemente questa persona non riesce a scrivervi. Potrebbe essere che magari non abbia più il vostro numero di telefono, nel caso in cui sia una storia per esempio interrotta da tanto, anche se però attraverso i social, voglio dire, c'è sempre la possibilità comunque di rintracciare una persona, o molto probabilmente questa persona non può parlare con voi, non può comunicare con voi, potrebbe essere appunto una persona impegnata che appunto ha al proprio fianco la persona ufficiale, quindi fa veramente fatica in qualche modo a contattarvi, perché il problema sono proprio le comunicazioni. Questa cosa crea molta ansia, perché evidentemente questa persona vorrebbe portarvi delle notizie, sta già pensando di in qualche modo scrivervi attraverso appunto un messaggio, addirittura anche una telefonata o magari anche un incontro, però obiettivamente in questo momento fa fatica a farlo. Vi ripeto, potrebbe essere magari una persona che è stata veramente male, magari è stata ospedalizzata per diverso tempo e quindi in qualche modo non riesce obiettivamente ad incontrarvi. Perché qui veramente c'è un ostacolo ben preciso che non ha niente a che vedere con i sentimenti. Qui nulla ci riporta ai sentimenti, anzi questa persona addirittura vi desidera. Ovviamente la carta del messaggero e del messaggio in accezione negativa
può anche riferirsi a delle brutte notizie. Quindi evidentemente questa persona in questo momento vorrebbe in qualche modo incontrarvi, vi desidera, però evidentemente potrebbe aver ricevuto una ulteriore brutta notizia, per cui sa che in questo momento deve rimanere fermo, o comunque è rimasto fermo sino ad ora proprio per questo motivo, proprio perché questa persona non è riuscita a contattarvi o comunque ha ricevuto una brutta notizia. Per esempio, nel caso in cui questa persona si fosse spostata per lavoro, pensava di poter tornare prima e invece gli hanno purtroppo dato la cattiva notizia che sarebbe dovuta rimanere lontana da voi ancora per molto tempo. Nel caso in cui, per esempio, questa persona è impegnata e, per esempio, sperava in un divorzio lampo, ovviamente la cosa non è avvenuta, anzi ha ricevuto delle cattive notizie in merito. Nel caso in cui, per esempio, questa persona si sia dovuta spostare, ovviamente aspettando, per esempio, che i propri genitori, magari ammalati, potessero stare meglio, ecco, purtroppo questa guarigione tarda ad arrivare. Quindi c'è stata una brutta notizia che ha portato questa persona ad allontanarsi o comunque a rimanere per un certo periodo ancora distante da voi. Potrebbe, per esempio, aver magari notato sui social che voi possiate avere qualcun altro e quindi questo potrebbe averlo bloccato. Quindi questa è una persona che proprio sembra in procinto di scrivervi qualcosa, magari vi ha anche scritto un messaggio, ma poi l'ha cancellato. Ma questa è una persona che tornerà da voi, vi desidera e poi vi ripeto, a prescindere che voi rimaniate ferme o meno, con la carta di Proserpina sicuramente questa persona ritornerà, probabilmente come ha anche già fatto in passato. Vediamo però a questo punto il futuro. Allora, qui abbiamo la carta dei sospiri. Allora, la carta dei sospiri ci parla, anche in questo caso, di emozioni, di sensibilità, di amore, di sentimento, che serviranno proprio per sbloccare una situazione, portando a momenti di gioia. Nel senso che questa persona arriverà in un momento in cui obiettivamente non ce la farà più, i sospiri, per cui il dolore sarà talmente grande, la malinconia e la tristezza saranno talmente imperanti e i desideri irrealizzati provocheranno delle pene d'amore talmente importanti, anche ricordi dolorosi, rimpianti, che porteranno questa persona a muoversi. Questa è una persona, vi dicevo, con la carta dell'audacia, che non ne può assolutamente più e quindi andranno a sbloccare la situazione, portando ovviamente momenti di gioia. Quindi questa persona perderà letteralmente la pazienza, proprio perché è una situazione che evidentemente lui non aveva voluto. Ve l'ho detto, qui c'è stata una condizione sine qua non che vi ha portato ad allontanarvi, ma questa persona non avrebbe mai voluto allontanarsi da voi. È una persona che vuole assolutamente tornare da voi, che lo farà proprio perché vi desidera molto e perché sta impazzendo. La carta dei sospiri ci parla proprio di questo, cioè di una persona che obiettivamente non ne può più. Quindi questa probabilmente sofferenza in qualche modo gli servirà proprio per scegliere, per decidere e finalmente agire con coraggio, tornando da voi e scavalcando qualsiasi problematica, qualsiasi ostacolo. Quindi alle volte diciamo che obiettivamente soffrire può far bene. In questo caso obiettivamente sentire tutta questa nostalgia, questa malinconia, quindi provare il dolore, lo aiuterà a capire effettivamente cosa vale veramente la pena nella sua vita e quindi di tornare da questo suo grande amore, che evidentemente lui non ha mai dimenticato. Quindi questa è una persona che conta di tornare da voi ed è una persona che tornerà da voi, quando proprio non ne potrà più, perché la carta dei sospiri ci parla proprio di questo, di pene d'amore. Questa è una persona che vi ha amato tanto comunque, ragazze, veramente tantissimo. E quindi è rimasto ancora del sentimento e del desiderio soprattutto.
per cui questa persona tornerà assolutamente da voi, proprio perché, vi dicevo, con questa dolcissima carta di questo gattino così desideroso, appunto, tornerà dalla donna che ama. Di conseguenza non vi preoccupate, perché comunque questa storia chiaramente non è chiusa, ma perché qui c'è un grande dolore di avervi perso e purtroppo di essere stato lontano da voi. Ma vi ripeto, qui si sono inserite delle condizioni sine qua non, per cui questa persona ha dovuto rinunciare momentaneamente a voi, proprio come Proserpina. Ma proprio come Proserpina arriverà a scegliere finalmente, a barcamenarsi tra due o più situazioni, nel caso in cui per esempio questa persona sia impegnata, tornando ovviamente da voi. Di conseguenza, buona fortuna. Allora, adesso io ricomincio a mescolare il mazzo di questi 78 arcani per iniziare la seconda variante, quindi il secondo gruppo. Quindi anche per voi vale la stessa e identica domanda: è stato il mio grande amore? Ad oggi è malinconico? Mi pensa? Mi desidera ancora? Avrebbe voglia di scrivermi? Avrebbe voglia di vedermi? Perché ancora questa persona non mi ha scritto? Perché questa persona non si è ancora fatta avanti? Che cosa accadrà in futuro tra me e questa persona? C'è la possibilità di rivedere, risentire? C'è la possibilità di un ritorno di questo mio grande amore tra me e questa persona? Vediamo un po'. Allora, vediamo un po'. Ok, partiamo dalla prima posizione. Questa è la posizione del passato, ossia è la posizione che è inerente al dopo rottura. Quindi, successivamente all'esservi allontanati, come ha vissuto questa persona questa rottura. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta della famiglia. Allora, questa persona sicuramente si è rifugiata tra quelli che sono i suoi cari. Quindi una persona che ha cercato l'aiuto anche, diciamo, mentale, spirituale, ma anche concreto di quella che è la propria famiglia. È chiaro che, ragazzi, nel momento in cui noi parliamo di una storia tra due persone single, per famiglia si intende la famiglia ovviamente d'origine, quindi mamma, papà, fratelli e sorelle. Quindi questa persona ha goduto della serenità e dell'aiuto nell'ambito della propria famiglia. Nel caso in cui, per esempio, sia una persona divorziata, potrebbe, per esempio, essersi rifugiata questa persona nel rapporto con i propri figli, nel caso in cui, per esempio, abbia avuto dei figli da una precedente compagna. Oppure, nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto clandestino, quindi tra due persone impegnate, potrebbe essersi, diciamo, ritirato a vita tranquilla, monacale, diciamo, con la compagna ufficiale. Ok? Quindi una persona che si è dedicata al proprio ambiente domestico, casalingo, alle persone che lui conosceva. Quindi alle persone che fanno parte del suo focolare domestico. Quindi, appunto, potrebbe essere una compagna ufficiale, potrebbero essere dei figli oppure appunto dei genitori. Quindi familiari stretti e parenti stretti, con i quali comunque questa persona ha cercato di ricostruire una sorta di equilibrio, una sorta di, diciamo, clima positivo. Ha cercato di andare d'accordo con queste persone evitando ogni asperità.
Quindi questa è una persona che si è proprio rifugiata in qualche modo per cercare di non provare, di non sentire il dolore tra le mura domestiche. Questa è una persona che potrebbe anche aver rinunciato appunto alla sua vita mondana. Quindi, per esempio, una persona che potrebbe in qualche modo aver evitato amicizie, potrebbe aver evitato in qualche modo, diciamo, di vivere in maniera esagerata la sua condizione da single, proprio perché evidentemente qui c'è un grande dolore che in qualche modo andava lenito. Spesso mi sento dire da clienti eccetera, ma io sui social ho notato che postava invece foto in cui si divertiva un mondo. Allora ragazze, è chiaro che tutto quello che viene postato sui social non corrisponde necessariamente a realtà, poiché una foto, quanto tempo ci si impiega per scattarla? Qualche secondo? Per postarla idem? Quindi anche se in quella foto, in quel secondo, quella persona ha mostrato quel sorriso, siamo sicuri che quello è il sorriso che questa persona aveva stampato sul suo viso per tutto il resto delle 24 ore? Quindi non è detto che sia proprio tutto oro colato quello che vedete sui social. Purtroppo ci sono anche casi di persone che addirittura postano una foto in un locale dal quale poi escono 2 secondi dopo. Quindi in realtà sono entrati in quel locale solo ed esclusivamente per fare una foto e postarla e mostrare magari ad altre persone che loro erano felici, tranquilli e sereni, liberissimi di farlo, ma non di crederci però. Quindi attenzione sempre a quello che vedete sui social, perché non sempre corrisponde purtroppo a realtà. Quindi questa è una persona che effettivamente ha cercato l'aiuto anche proprio mentale, spirituale, sentimentale ed emotivo da parte della sua famiglia. E l'ha ottenuto, assolutamente sì, cercando in qualche modo di ristabilire comunque una situazione di maggior serenità. Vediamo nel presente questa persona che cosa pensa di voi, se vi pensa, se ha in qualche modo voglia di tornare. Vediamo un po'. Qui abbiamo la carta degli sposi. Allora, in questo caso, questa è una persona che potrebbe aver iniziato una storia con un'altra persona, perché la carta degli sposi segnala un'unione. Ovviamente si può trattare logicamente di un rapporto sentito da un punto di vista sentimentale, oppure comunque un rapporto di breve durata. Comunque questa persona ovviamente ha qualcuno nella sua vita. È chiaro che questa carta non ci dice, vi ripeto, qualcosa in più sull'effettiva importanza che questa persona possa avere nella sua vita, ma ovviamente ragazzi c'è da aspettarselo che, avendo chiuso la storia con voi, questa persona possa avere comunque qualcos'altro o qualcun altro. Quindi questa persona potrebbe aver iniziato una frequentazione o una relazione che ha nel presente, quindi in questo momento. Potrebbe essere una persona che potrebbe appunto far parte del proprio ambiente di lavoro, oppure qualcuno che può essergli stato presentato dalla sua famiglia. Quindi è una persona che in questo momento è impegnata, vi ripeto, più o meno ufficialmente, o più o meno felicemente. Questo poi lo vedremo anche nel proseguo ovviamente della stesa. Vediamo a questo punto appunto il futuro, cioè la linea di tendenza futura, cioè cosa questa persona potrebbe fare nei vostri confronti nel momento in cui voi lasciate le cose così come stanno, cioè nel momento in cui voi non cerchiate più questa persona. Appunto, allora qui abbiamo la carta di Cerere e dell'abbondanza. Allora, nonostante questa persona
mi venga impegnata, questa è una persona che comunque il pensiero di voi ce l'ha sempre. Quindi in realtà Cerere rappresenta appunto il trionfo per quanto riguarda la domanda che è stata appunto posta nella stesa, perché rappresenta appunto la fortuna, l'abbondanza. Di conseguenza, obiettivamente, c'è una grande probabilità che questa persona vi ritorni, perché è una carta di splendore, di sviluppo. È la dea delle messi, del cibo, della prosperità, dell'occasione fortunata. Quindi questa persona, vi ripeto, nonostante sia in coppia o comunque stia frequentando ad oggi una persona, però l'intenzionalità di tornare da voi ce l'ha. E soprattutto è una persona che tornerà da voi, appunto, in qualche modo approfittando di una situazione di fortuna. Quindi potrebbe, per esempio, incontrarvi per strada e non perdere l'occasione di fermarvi, salutarvi e quindi fare due chiacchiere con voi, perché in realtà questa persona non vi ha mai dimenticato. Ok? Quindi anche se questa persona ha qualcun altro al suo fianco, per voi questa persona prova comunque sempre del sentimento. Voi rappresentate l'opulenza per questa persona, l'abbondanza, la bellezza, l'ottimo raccolto. Quindi ci sarà un'occasione fortunosa che vi metterà in contatto. Per esempio, non vi seguite più sui social, questa persona, sfogliando per esempio le varie pagine, noterà una vostra foto, perché magari avete degli amici in comune. Quindi molto probabilmente vedrà qualcosa di voi e avrà voglia di scrivervi e comunque di contattarvi. Vediamo a questo punto però gli ostacoli fra di voi. Allora, qui abbiamo il benessere. Allora, questa è sicuramente una persona molto ambiziosa. Questa è una persona che in qualche modo non vuole rinunciare a un qualcosa da un punto di vista proprio economico e finanziario. Quindi si fa strada particolarmente, in questo caso, l'idea che questa persona possa essersi legata a quest'altra persona, che mi compare appunto nella carta degli sposi, in qualche modo perché magari sono persone che lavorano nello stesso ambiente e quindi per in qualche modo creare una società. Questa è una persona che, per esempio, nel caso in cui sia impegnata o sia stata impegnata già nel momento in cui frequentava voi, quindi nel caso in cui tra voi sia stata una storia clandestina, è una persona che non vuole rinunciare in qualche modo a un'ottima intesa con il proprio partner ufficiale, familiari, eccetera, amici, e non vuole rinunciare soprattutto al proprio benessere materiale, quindi non vuole rinunciare al denaro, proprio detto in maniera molto palese. Quindi è una persona che non vuole vivere situazioni o momenti di grande turbolenza, quindi è una persona che vuole vivere comunque nella serenità, giustamente come tutti, però è una persona che per vivere nella propria serenità in qualche modo rinuncia anche ai propri sentimenti. Questa è una stesa totalmente opposta rispetto alla stesa precedente, quindi in qualche modo viene sempre riconfermata la teoria degli opposti psichici di Jung, poiché queste due persone sono totalmente diverse, l'individuo di questa vostra variante e della variante precedente. Sono due persone totalmente opposte, cioè nella variante precedente il soggetto ha subito un allontanamento, comunque si è dovuto allontanare dalla consultante a seguito di comunque una condizione sine qua non, quindi qualcosa di più grande di lui che è intervenuto e ha creato una sorta di blocco. In questo caso invece c'è volontà da parte del soggetto di mantenere il blocco, perché questa persona in qualche modo vuole e non vuole assolutamente rinunciare alla propria sicurezza, al proprio benessere. Quindi in questo caso questa persona è consapevole del fatto che vi sta rimanendo lontano, nonostante appunto lui continui a pensare a voi, perché c'è la carta di Cerere, ma come vedete
rispetto alla stesa precedente, dove il soggetto poi non ne potrà più e prenderà in mano la situazione tornando verso la consultante, in questo caso approfitterà di una situazione fortunosa. Questa è una persona che non vuole tanto prendersi responsabilità di ciò che gli accade, proprio perché è una persona che non vuole in qualche modo dover rinunciare al proprio benessere, alla propria serenità. Però ovviamente è una serenità fasulla, perché chiaramente questa è una persona che rimane in questo stato di equilibrio, ma perché lui lo vuole far rimanere in uno stato di equilibrio. Ma in realtà la carta del benessere in accezione negativa ci parla di comunque un'inquietudine interiore non indifferente. Questa è una persona che non è in pace con se stessa. Chiaro, c'è un disagio interiore che questa persona prova dentro, per cui sa che dovrebbe cambiare la propria vita, ma non lo sa fare, non lo vuole fare, perché spesso e volentieri sente dentro di sé la necessità di sacrificare, di castrare magari i suoi sentimenti, mettendo da parte per esempio l'orgoglio e tornando da voi. Non lo fa perché sa che questo provocherebbe un terremoto. E quindi questa è una persona che non vuole più scossoni nella vita. Quindi preferisce rimanere lì dov'è, o comunque non prendersi responsabilità. Magari anche con se stesso, ma dentro questa persona ha un disagio incredibile. Non è una persona che vive tranquilla, serena e in pace. Assolutamente no. Vediamo a questo punto la carta del futuro, cioè che cosa accadrà obiettivamente fra di voi. E qui abbiamo la carta della ricchezza. Allora, questa è sicuramente, ragazzi, una persona che, vi ripeto, in voi vede la sua ricchezza. Quindi è una persona che sicuramente vuole farsi sentire da voi, perché non è una persona felice, a prescindere dal fatto che in questo momento questa persona possa vivere una storia con un'altra persona. Quindi la carta della ricchezza ci parla di un progetto che questa persona tra l'altro ha in testa già da diverso tempo, che porterà sicuramente ad uno sviluppo, ad un arricchimento, ad una ricchezza. È chiaro che quindi rappresenta anche dei guadagni ovviamente anche per voi, quindi un successo, un miglioramento. Quindi evidentemente questa persona approfitterà probabilmente anche di un arricchimento, perché no, vantaggioso, per potersi sentire evidentemente più leggero e con le spalle coperte potervi contattare. Questa è una persona che, diciamo, dà molta importanza all'aspetto materiale del vivere, Quindi è una persona che vuole arricchirsi il più possibile da un punto di vista materiale per poter avere quella tranquillità e quella serenità, per poter dar via libera anche ai propri sentimenti. È come se questa persona volesse tornare da voi ricco, cioè dando l'immagine di una persona benestante, di successo, che ha raggiunto i propri obiettivi, che vive nella prosperità. Quindi nel momento in cui questa persona risolverà tutti i propri problemi materiali e anzi riuscirà a guadagnare tutto il denaro che lui reputa necessario, questa persona tornerà assolutamente da voi e lo vuole assolutamente fare, approfittando però, vi ripeto, di una situazione fortunosa, perché anche la carta della ricchezza in realtà ci parla comunque di fortuna, di una vincita. Per esempio può rappresentare vincita al gioco, una conoscenza vantaggiosa che potrebbe mettervi in qualche modo in appunto comunicazione. Potreste appunto avere degli amici in comune, nuovi amici in comune, che creino quindi una situazione di abbondanza fra di voi. Ma vi ripeto, questa è una persona che coglierà la palla al balzo per poter tornare da voi, perché è una persona troppo legata al proprio status quo, alla propria comfort zone, a cui lui non vuole assolutamente rinunciare. Infatti appena ha interrotto il rapporto con voi si è subito rifugiato nella propria famiglia. Questa è una persona che ha sempre un po' bisogno del bastone per poter andare avanti, per poter camminare. È una persona che soffre molto la solitudine, si appoggia molto agli altri, in particolar modo alla sua famiglia e ovviamente anche al benessere materiale. Quindi questa persona vive in maniera molto importante
la ricchezza, e nel momento in cui accrescerà, perché questa è una persona che obiettivamente avrà grande fortuna anche nel denaro, si sentirà anche più libera e spalleggiata per poter tornare da voi. Quindi c'è sicuramente lo sviluppo di un progetto, quindi quello di tornare, poter tornare da voi, attraverso un'azione però quasi conclamata e ridondante, come se questa persona volesse tornare da voi in pompa magna, proprio per potersi giocare al meglio tutte le proprie opportunità, le proprie possibilità. Quindi anche in questa stesa abbiamo un ritorno, però a differenza della stesa precedente, dove abbiamo una persona molto sofferente che tornerà proprio per amore, per pene d'amore, perché non ce la farà più e alla fine tornerà, in questo caso abbiamo una persona che tornerà nel momento in cui sarà assolutamente consapevole di poter ottenere e avere da voi tutta l'attenzione che lui reputa di poter ovviamente ottenere. Vuole ritornare facendo bella figura. Attenzione però ragazze, perché qui vi ho parlato della carta degli sposi, quindi potrebbe ritornare questa persona purtroppo impegnata. Quindi mi raccomando, cercate comunque di mettere bene in chiaro la situazione, perché questa è una persona che vi ritornerà quasi sicuramente impegnata, perché in questo caso non ho carte di allontanamento dal nucleo familiare, ma se ne guarda bene questa persona, ve lo dicevo anche con la carta del benessere in accezione negativa. Questa è una persona che se ne guarda bene in qualche modo dall'allontanarsi dalla propria compagna ufficiale, assolutamente no. Questa è una persona che dà troppa importanza a quello che possono pensare gli altri, all'aspetto materiale del vivere. Quindi è una persona che assolutamente nel momento in cui tornerà da voi lo farà, però attenzione perché potrebbe essere una persona impegnata. Ok? Ovviamente poi sarà a voi la scelta se riaccogliere questa persona nella vostra vita o meno, perché è una persona particolarmente egoista questa, dà un po' troppa importanza all'aspetto materiale del vivere e decisamente meno all'aspetto sentimentale. Qui non abbiamo carte di sentimento obiettivamente, mentre nella stesa precedente sì. Ok? Comunque la risposta alla domanda è sicuramente sì, questa persona prima o poi tornerà, un'azione la concretizzerà, sfruttando, come vi dicevo prima, qualcosa ovviamente di fortunoso. Di conseguenza, buona fortuna.